Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare del Club Sport DD, nuovo nato di casa Fanatec. E subito vi dico che per me, ad oggi, è la miglior base Fanatec. E con questa nuova svolta di base, anche Fanatec entra, per quanto mi riguarda, nel quartetto di basi che hanno superato uno dei test per me più importanti riguardanti il controllo del servo e dell'elettronica, pur mantenendo alcune specifiche, ma ne parleremo esattamente nella recensione, molto simili a quelle che erano modelli precedenti. E quindi credo che siano riusciti a livello meccanico, a livello di motore, a livello di elettronica, a controllare in modo molto dettagliato quella che è la loro base. Ragazzi, è un test che faccio praticamente con tutte le basi quando le vado a testare, e ad oggi vi dico che i brand che riescono a superare questo test non sono tutti. Purtroppo, per fortuna, molti non si accorgono di questa cosa. Io in realtà me ne accorgo subito anche quando guido normalmente, e faccio un test molto specifico per andare a vedere se la base e il controllo della scheda lavorano efficacemente insieme al motore, e questa volta anche questo ci è riuscito. Ma naturalmente, per farvi capire un pochino anche questa cosa, vi invito a casa, chiunque voglia provare a fare anche lui questo test che faccio sempre io a casa. Vi basterà, con la base che utilizzate, andare a togliere tutti gli effetti damper, friction, inerzia, e che ha anche altri tipi di filtri che vanno a smorzare quello che è il movimento del servo, che lo vanno a tenere fermo e quindi vanno a inficiare con quello che potrebbe essere il risultato del test. E ci sono dei brand che utilizzano anche altri sistemi per andare a smorzare questa parte del mozzo. Ma ripeto che per fare questo test il mozzo deve essere completamente libero, molto leggero, di girare tranquillamente come vuole. Io di solito prendo assetto corsa nella Tatus, metto nel gioco 65 come forza totale, nessun altro filtro attivo, la base la utilizzo al 100%, mi metto dopo un giro sul rettilineo di Zandvoort, lasciate le mani dal volante e vedete il volante come si comporta. Se il volante nel rettilineo di Zandvoort, che è molto tortuoso, riesce a mantenere il suo lavoro dritto, già vuol dire che l'elettronica lavora abbastanza bene. Naturalmente c'è il test aggiuntivo, ed è quello che nella maggior parte dei casi molte basi non superano. Quando siete sempre sul rettilineo in accelerazione magari di quarta, andate a dare delle piccole scosse al volante, e il volante, come nella realtà per l'effetto giroscopico delle ruote, deve sempre rimanere allineato. Ma ragazzi, mi sono anche dilungato, banda alle ciance, sigla! Ragazzi, eccoci qui per parlare del Club Sport di Fanatec, ultimo direct drive da 12 Nm ad uso PC e Xbox, prodotto da Fanatec. A livello strutturale è molto simile ai modelli CSL, cambia molto nella parte qui frontale, ma ve lo farò vedere anche qui. Vedete, tutta questa parte è totalmente diversa, e grazie a questo rinnovato sistema anche di quick release, ma anche di tutta struttura interna, la parte del quick release dell'aggancio del QR2 rende totalmente solido e solidale il volante. Un grande upgrade rispetto a qualsiasi altro modello Fanatec che ho provato fino ad oggi. Nella parte frontale poi troviamo il pulsante d'accensione. Naturalmente, se lo premete una volta, il servo si andrà a accendere. In realtà da acceso, se lo andate a premere in maniera veloce più volte, switcherà nelle modalità Xbox PC e compatibilità.
Lo chassis intorno, tutto in alluminio, va a fare anche un po' da dissipazione a quello che è il calore del motore. Vi dico che utilizzato anche al 100% per sessioni di qualche ora non va mai a scaldarsi eccessivamente. E proprio grazie a questa linea, che è molto simile anche ai modelli precedenti della serie CSL, ci sono queste guide dove andrete a inserire questi inserti in metallo per poterlo montare sulle vostre postazioni. Naturalmente nella parte frontale, come vedete, ci sono sempre i 4 fori che servono però per montare gli accessori che di solito Fanatec è tipo il cambio fisso con la paletta fissa che si può montare nella parte frontale, che molti utilizzano anche per montare le dashboard. Naturalmente quindi le potete inserire sia qui nella parte laterale e naturalmente anche nella parte sotto. Eccoci qua, in questa parte qui. Vedete? La parte frontale e la parte dietro sono in plastica. Nella parte dietro troviamo le solite connessioni Fanatec per attaccare tutti gli accessori, una porta Type-C per collegarlo al PC e il connettore di alimentazione. La colorazione qui dietro gialla indica il modello Club Sport DD. Il modello Plus Plus, quello da 15 Nm, che può essere utilizzato anche con PlayStation, è blu. Per quanto riguarda il mozzo, vi faccio vedere, ve lo faccio vedere anche qui in diretta, in realtà da spento, anche questo mozzo, sento che un pochino si sentono i magneti e vi anticipo che anche durante la guida continuo un pochino a sentirli, come la maggior parte dei brand. In realtà soltanto su motorizzazioni SynCube riesco quasi a non sentirlo totalmente, ma personalmente, come in altri brand, è difficile percepirlo durante la guida. Subito voglio parlarvi di uno degli aspetti che è stato migliorato in maniera drastica rispetto ai modelli precedenti, è la parte del QR2. Davvero ragazzi, ben studiato. Il tipo di connettore è sempre lo stesso che ha sempre utilizzato Fanatec, ma implementato in una forma totalmente diversa, che rende innanzitutto molto semplice l'inserimento e l'estrazione del volante e allo stesso tempo molto solida. E proprio per testarlo come durabilità nel tempo, ragazzi, non vi dico le volte che l'ho staccato e riconnesso, anche perché quando uso il PC per altre cose andavo sempre a togliere il volante per poter lavorare sul PC e quindi l'ho messo e ritolto veramente tante volte e devo dire che anche la parte della verniciatura è rimasta al momento pressoché intatta. Ma soprattutto mi ha stupito quanto è solidale il meccanismo. È rimasto poi esteticamente molto simile la parte del quick release lato volante, ma ve ne parlerò nella recensione specifica del volante. E sempre per essere specifico, il quick release che ho provato io è la versione Pro, quella tutta in metallo, la migliore che c'è, quindi non so poi che tipo di esperienza si possa avere anche con gli altri modelli, ma spero di poterla portare sul canale. Arriviamo adesso alla parte elettronica. Anche la scheda è stata rinnovata rispetto ai modelli precedenti, anche se la parte di encoder è rimasta pressoché la stessa dei modelli CSL e anche Podium. Ma ragazzi, non so cosa dirvi, perché tutto questo unito alla nuova tipologia di motore, alla nuova disposizione dei magneti che è stata fatta sul Club Sport DD, questo ha portato due aspetti che fondamentalmente mi hanno stupito, ma mi avevano stupito anche quando lo provai, anche in una prova fugace a Dortmund. Il volante è molto pieno nella parte centrale, da subito, e in più un'elettronica che va a controllare in maniera eccellente quelli che sono i movimenti del servo. Ve l'ho detto già nell'antefatto, questo è l'aspetto che più mi ha stupito. Ragazzi, molto spesso andiamo a guardare quanti circuiti ha, come si chiamano i nomi dei circuiti, quando andiamo ad aprire qui dentro, quando fondamentalmente, personalmente, anche da amante di questi aspetti, bisogna vedere questi uniti a tutta la parte meccanica come lavorano. Destra e sinistra, come dico sempre, lo fanno tutti. Lo fanno anche i modelli di motori con Arduino, dipende come lo fanno. Questa volta, dal mio punto di vista, Fanatec è riuscita a creare con i suoi ingegneri il giusto allineamento tra elettronica e software e quindi va a lavorare in maniera eccellente su quello che è il servo. Questo che cosa porta? Ed ecco perché io personalmente me ne accorgo anche alla guida, che il servo in tutte le occasioni
mi rende molto nitidi alcuni aspetti dell'asperità, alcuni aspetti della fisica dei giochi e risulta sempre coerente con quello che è il mio pensiero di riallineamento gomme, non fa mai un movimento in più a quello che io mi aspetto, cosa che invece con altri servi li devo sedare molto per andare a avere quell'esperienza che secondo me dovrebbe essere l'esperienza corretta. In questo caso, con settaggi molto basici, sono riuscito a trovare subito la quadra. E a proposito di settaggi, ho fatto un video per voi. Eccoci all'interno del software Fanatec. Andiamo subito a vedere quali sono i parametri che possiamo andare a toccare. Ogni volta vi faccio sempre presente di controllare il driver che ho installato e tutti i firmware delle periferiche che sto usando, perché tutto questo rimane legato a quelli che saranno poi le mie regolazioni e le mie valutazioni. Nella prima schermata possiamo già vedere come è settato il volante per quanto riguarda i parametri più importanti. In questo caso l'ho già settato, prendete anche questi come parametri di partenza. Naturalmente, andando nel tuning menu abbiamo accesso a un po' più di parametri e possiamo andare un pochino più nello specifico. Anche in questo caso queste sono le mie impostazioni, ma naturalmente, come sempre per chi è all'inizio, prenda questi valori come punto di riferimento per cercare un proprio settings. Nella parte in alto troviamo i 5 setup che la base può salvare e quindi andare a richiamare in qualsiasi momento. Consiglio sempre l'attivazione di Advanced Mode che consente l'accesso a un maggior numero di regolazioni. Vi mostro velocemente quali sono i miei parametri. Per quanto riguarda il SEN, che sarebbe i gradi di sterzo, lo lascio sempre in automatico, si setterà a secondo del gioco che utilizzate. Force Feedback Strict è la quantità di forza. Come vedete, come la cambia anche il valore qui in alto e vi dice quanti Newton metri. In questo caso con basi di questo tipo utilizzo sempre il massimo, 12 Newton metri. Full Force sono i nuovi effetti che dovrà avere la base con determinati giochi, ma al momento con questo software e con i giochi attuali non è utilizzabile. La feature dovrà essere rilasciata. Per quanto riguarda il Natural Damping, Friction e Inerzia, sono i filtri base che vi danno già una piccola resistenza sul volante e nel 12% ho trovato quello che più a me piace. In realtà online troverete la maggior parte dei profili rilasciati da Fanatec con il filtro Friction a 0. Questo perché? In realtà è già da un po', quando provo basi Fanatec, l'attivazione del Friction provoca delle piccolissime e impercettibili vibrazioni all'interno del volante, ma queste vibrazioni sono totalmente smorzate appena ci appoggiate la mano. Quindi in realtà a livello visivo lo vedete solamente se non poggiate le mani sopra il volante. Però l'effetto dal mio punto di vista funziona bene e io preferisco utilizzarlo. Il filtro interpolazione va a lavorare su quello che è il segnale del gioco, rendendolo un pochino più smussato nelle spigolature. Il filtro fei è la percentuale di quanto deve attivarsi il filtro smussamento all'interno del segnale force feedback e lavorate qui tra il 70 e l'80. Io di solito tengo intorno a questi valori qui. For è anche questo lavora sulla forza totale della base. In realtà il valore più corretto è 100. Se doveste trovare per caso, perché secondo me è più che sufficiente la forza che ha questa base, ma nel caso voleste aumentare la forza, vi consiglio non andare a esagerare nel gioco e quindi andare a clippare nel gioco, aumentate questo valore. Per quanto invece poi riguarda Spring Effect, in realtà lo tengo sempre a 0 e l'effetto molla non mi piace. Per quanto riguarda il Damper Effect Straight, in realtà riguarda la damperizzazione all'interno dei giochi, la lascio al 100% per avere il 100% del segnale, quindi in realtà non fa nulla con il valore 100. Nella parte sotto andiamo a decidere come far lavorare l'encoder e in questo caso lo lascio in automatico e quindi far funzionare la base con tutti i giochi di guida dai più nuovi ai più vecchi. Vi consiglio di lasciarlo anche in questo caso su auto. Ragazzi, e queste sono le impostazioni più importanti. Naturalmente c'è la schermata dei firmware, come vi ho detto in questo caso questi sono quelli delle mie periferiche attualmente e naturalmente questi sono i vari settaggi. Naturalmente c'è anche la possibilità di andare a aggiornare tutti quanti i firmware. Anche in questo caso ci sono sempre dei piccoli settaggi se volete che appaiano anche le periferiche che non avete montato, ma io le tengo spente e penso per il software non ci sia null'altro da dire.
Ragazzi, bentornati. Sempre per entrare di più nella specifica, il tipo di encoder che utilizza in questi motori e in realtà in tutti i motori della linea Fanatec sono una sorta di sensori di Hall che riescono ad arrivare a risoluzioni di poco più di 262.000-264.000 punti. In realtà ci sono servi che arrivano ad avere molta più risoluzione rispetto a questi e io pensavo che anche questo aspetto fosse legato al controllo del servo. In questo caso devo dirvi che utilizza lo stesso tipo di elettronica per capire la posizione del motore, ma lavora molto meglio in quello che è il movimento e il controllo di questo servo, e quindi questo credo che sia anche beneficio di quello che è il sistema di magneti, la disposizione dei magneti che è stata fatta in questo motore differente dai modelli precedenti. Altra piccola specifica che vi avevo anticipato durante la spiegazione del software è sul True Force. In questo momento non ci sono giochi specifici che lo utilizzano, per questo l'ho tenuto a 0. È una feature che presto Fanatec rilascerà piano piano sui vari giochi, perché credo che debba esserci anche un accordo con i vari brand per implementare la feature. Ma è un tipo di feature che va ad aumentare quelli che sono i dettagli percepiti, creando un effetto vibrazione con il motore. E per chi ama un pochino queste piccole chicche che possono avere delle basi o dei brand rispetto ad altri, mi ricorda tantissimo, anche perché lavora sempre con motori servo, anche il sistema di box di movimento, che oltre a dare il movimento riesce nello stesso sistema ad aggiungere anche un sistema di vibrazioni. E credo quindi che in fondo il True Force prenda molto spunto da quello che potrebbe essere anche il sistema di box. Ma sicuramente più avanti, ragazzi, quando verrà rilasciato, farò dei video più specifici, innanzitutto per dare le mie impressioni su quel tipo di filtro e per spiegarvi anche un pochino come funziona. Ma dopo tante chiacchiere penso sia arrivato il momento di farvelo vedere in azione. Ragazzi, arriviamo alle conclusioni finali che comunque vi avevo anche un po' spoilerato all'inizio. Sono rimasto davvero stupito. Non tanto per la forza, anche se devo dirvi come ho riscontrato nella base, la prima di Asetec, il tipo di 12 Nm che sviluppa anche questa base li ho trovati molto consistenti. Sarà forse questa pienezza anche nella parte centrale? Mi sembrano anche di più di basi che vengono dichiarate anche con più newtonmetri rispetto a questa. Il pensiero che mi faccio è che sia forse questa parte centrale un po' più piena che mi dà questa impressione. Ce l'ho avuta anche con la prima di Asetec e anche in questo caso molto piena, molto piena. Altro aspetto che molti si spaventano pensando ai motori direct drive che possono essere difficili da configurare, andate a prendere come punto di partenza quella che è la mia configurazione, ma è una configurazione molto semplice. In realtà quella parte lì non la vado più a toccare con nessun gioco, è quella e rimane quella. I settaggi che vanno fatti all'interno dei giochi, ma naturalmente in questo caso con queste potenze vi dico tranquillamente tutta la parte dei filtri andatela a togliere all'interno del gioco soltanto con competizione, lasciate la parte di dumping dinamico che serve ad altre cose, andatevi a regolare nei vostri giochi preferiti quella che è la forza massima. Ma ragazzi, l'esperienza di guida personalmente l'ho trovata eccellente con questo motore. In più tengo a sottolineare che tutti i test che ho fatto li ho fatti con la nuova bottom plate Rally con un volante da 32 mm che in teoria dovrebbe far sembrare meno quella che è la forza di questa base, ma l'ho sentita sempre e comunque piena.
Spero di avere l'occasione di poter testare la base anche con volanti più piccoli di diametro, perché penso rimarrò stupito ancora di più. Perché naturalmente più è ampio il diametro del volante e più serve potenza per replicare sensazioni con volanti che hanno un diametro più piccolo. Ragazzi, penso veramente che abbia azzeccato la strada giusta da percorrere. Sono curioso anche delle prestazioni che avrà il modello superiore, sono ancora più curioso su quelli che saranno i futuri motori, perché molto probabilmente uscirà anche la serie Podium sulla base di questa nuova strada intrapresa da Fanatec, ne sono certo ragazzi. E tutto questo dal mio punto di vista a vantaggio di noi utenti che abbiamo più scelte, più possibilità da poter acquistare. E in più, personalmente per gli utenti PlayStation, pensare al modello Plus Plus che mantiene quelle che sono le caratteristiche di questo, anche volendo con più potenza, finalmente dico c'è un motore anche per la serie console veramente di livello. Naturalmente ringrazio Fanatec per l'inizio di questa collaborazione, naturalmente un grazie anche a voi perché questo avviene anche grazie al vostro supporto. Naturalmente metterò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare. In questo caso ragazzi utilizzare il link in descrizione per l'acquisto di Fanatec, o vedete ci sono tantissimi altri brand con cui collaboro, con alcuni ho anche dei piccoli sconti, va a supportare quello che è il mio canale. A voi non costa nulla, in molti casi avete anche degli sconti con altri brand. Naturalmente andrete a supportare quello che è il mio impegno per portarvi sempre nuovi prodotti e cercare di farvi capire nel modo migliore che posso quelli che sono le feature, quelli che sono le impressioni di tutti i modelli di motori, basi, volanti, pedaliere che ci sono sul mercato. Ci vediamo alla prossima e grazie, ciao!